tutti amici, bentornati a questo nuovo video dedicato alla build up del Mazinger Z, questa splendida collezione che tutti noi collezionisti siamo stati entusiasti di riuscire a vedere anche qui in Italia e che speriamo logicamente possa anche proseguire con il suo seguito naturale come è avvenuto in Giappone, ovvero con il montaggio del grande Mazinger sempre Hachette. Ma per il momento concentriamoci sul Mazinger Z perché noi siamo ancora, diciamo, al di sotto del 50% del montaggio, quindi abbiamo ancora della strada da fare. Bene, allora non perdiamo ulteriore tempo e diamo un'occhiata subito al contenuto di questo nuovo invio. Come sempre togliamo questo abbellimento che io amo mettere sopra le scatole. Questa volta vediamo che il nastro non è quello solito di Hachette, ma è un nastro classico Tapacchi. Forse al magazzino avevano finito quello loro, diciamo, intestato, chiamiamolo così. Allora, ecco qua. Togliamo chiaramente la scatola. Allora ragazzi, avremo a che fare con il montaggio dei fascicoli, dei pezzi allegati a fascicoli 36, 37, 38 e 39. Quindi adesso li sbagliamo dal cellophane e andiamo subito a verificare quali saranno le cose da fare. Allora ragazzi, il fascicolo 36, andiamo come sempre a vedere il suo contenuto. Ecco qua. Ma prima cosa volevo mostrarvi questo fogliettino che è contenuto all'interno della confezione, dove ci informano che è stato creato un servizio di assistenza dedicato esclusivamente a questa collezione. Assistenza il grande robot @Hachette-fascicolo.it. È chiaramente un'assistenza fatta via mail che non so quanto possa essere veramente di aiuto in una situazione di montaggio dove le cose vanno viste, quindi sì, io sinceramente vi consiglio più che altro di seguire i miei video o quelli di chiunque voi vogliate, che riteniate più diciamo di vostro gradimento, ma questo può essere utile solo forse nel caso di chiedere informazioni aggiuntive qualora ci fosse la necessità di cambiare qualche pezzo, e quindi non so veramente quanto possa essere utile questo indirizzo, a meno che non sia possibile chiedere diciamo la sostituzione dei pezzi anche tramite questo diciamo indirizzo mail. Probabilmente questo è più settoriale in quanto viene dedicato direttamente alla collezione in oggetto e quindi probabilmente alla fine potranno direttamente riordinarvi i pezzi anche da questo indirizzo, ma io comunque, sapendo quanto è lenta la gestione via mail, vi consiglio sempre di chiamare il numero telefonico dedicato. Bene, fatta questa premessa, diamo un'occhiata al contenuto del fascicolo. Il fascicolo 36 come al solito presenta tutte le indicazioni, diciamo, legate alla collezione, quindi tutti gli indirizzi dell'editore, tutti i vari dettagli eccetera eccetera, l'indicazione di fare la raccolta differenziata che io vi ricordo sempre è una cosa importante da fare, e poi ci dedicheremo alla guida di montaggio, ovvero alla mano destra seconda parte e l'overbuilder quinta parte. Dell'overbuilder in particolare, come vedrete, abbiamo la pinna verticale del timone e alcune parti che completeranno diciamo il suo aspetto. Come sempre ci viene spiegato in maniera abbastanza esaustiva le varie fasi di montaggio. C'è un focus su Boss Robot, personaggio molto simpatico di tutte queste serie animate, presente anche nel grande Mazinga e anche in Goldrake. Poi come sempre l'occhiata ai nemici della serie, ovvero Desma 1, e poi l'indicazione di quello che troveremo nel prossimo numero, che andiamo subito a vedere. Fascicolo 37, lavoriamo ancora sulla mano destra. Vi ricordo sempre di verificare la corrispondenza dei pezzi che trovate allegati con l'elenco che viene fornito, in maniera da controllare se tante volte vi mancasse qualcosa. Di nuovo le fasi di montaggio ben spiegate. Andiamo a dare un'occhiata ancora più avanti. Come sempre vi troviamo diciamo, la pagina dedicata ai mostri meccanici, in questo caso è Granata E3.
tutti i vari piccoli diciamo pannellini in cui vediamo vari pezzi dell'episodio, e poi c'è un bellissimo disegno di Gonagai che riguarda appunto il Mazinga Z, Kochi e il Barone Ashura. E qui come al solito le indicazioni di quello che troveremo nel prossimo numero. Fascicolo 38. Inizieremo a lavorare sulla piastra toracica, quindi sulla parte interna del petto, ok? Quindi troviamo queste parti. Il montaggio sarà abbastanza veloce perché, come vedete, dovremo applicare solo un paio di viti e il gioco è fatto. Troviamo poi un articolo sull'istituto di ricerca fotoatomica. Il mostro meccanico analizzato in questo caso è il Rockron Q9, un nome che è davvero uno scioglilingua. E poi troviamo ancora il seguito dell'intervista tra Gonagai e Yukimasa Iwata, dove appunto il designer del modello colloquiava con Gonagai parlando appunto di come è stato portato avanti la progettazione di questo modello, e Gonagai si è diciamo dichiarato entusiasta di come è stato realizzato, quindi già quello ci dovrebbe dar fiducia. Troviamo come al solito l'indicazione su quello che troveremo nel prossimo numero, che sarà anche l'ultimo dedicato a questo pacco. Fascicolo 39. Andiamo a lavorare sulla struttura addominale, quindi sulla parte dell'addome, ma sempre interna, come possiamo vedere. Anche in questo caso un montaggio veloce di poche parti, ma che sicuramente ci darà un bel diciamo aiuto nel portare avanti la costruzione del nostro Mazinger Z. Troviamo l'articolo che riguarda i propulsori fotonici usati per muoversi sott'acqua, e poi l'articolo dedicato a Minerva X, un robot misterioso. Praticamente è il Mazinger Z in versione femminile. Qui ancora una volta il seguito dell'intervista tra Gonagai e Yukimasa Iwata, e poi l'indicazione di quello che troveremo nel prossimo numero, che sarà appunto il pilastro centrale. Bene ragazzi, siamo pronti a cominciare questa nuova parte di questa avventura, ma prima di proseguire, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanella in maniera da venire avvisati ogni qualvolta troverete diciamo un nuovo video di questa collezione o anche di altre che porterò sul canale. Vi ricordo anche, come al solito, di visitare la pagina Facebook dell'Andrew Riker Channel, di mettere un mi piace, di seguirmi anche lì. Fate lo stesso anche per i profili Instagram e Twitter che ha cambiato logo, adesso Elon Musk lo propone con questa grossa X simile a quella della sua società SpaceX, quindi diciamo ci trovavamo un pochino spaesati perché eravamo abituati a quel passerotto azzurro che sinceramente io trovavo anche più carino. Speriamo che questo logo sia provvisorio e che poi venga riportata diciamo alla sua vecchia gloria, un logo più naturale per gli utenti Twitter, quindi più legati a quell'immagine dell'uccellino, o che ne venga creato uno che magari assembli sia la X sia l'uccellino, non lo so. Comunque questa X così da sola non è molto gradevole secondo me, un po' troppo strana, perlomeno per noi che ci siamo abituati a quel tipo di logo. Stessa cosa, vi ricordo anche che abbiamo aperto il nostro profilo Telegram, dove postiamo anche lì notizie e curiosità di vario genere in maniera più short, più corta, quindi tenete d'occhio anche lì perché verranno date anche lì magari delle anticipazioni eccetera eccetera. Mi raccomando, seguiteci in tanti e diffondete il canale in maniera da portare più appassionati nella nostra community, ok? Mi raccomando, innanzitutto una cosa importantissima che non voglio dimenticare: iscrivetevi al gruppo Facebook, in particolare se seguite questa collezione, perché lì troverete tanti consigli e tanti amici che la fanno, quindi sarà possibile anche risolvere in tempo quasi reale tutte le eventuali problematiche che potrete incontrare, ok? Bene, a questo punto non ci resta che portare avanti il montaggio di questo Mazinger Z, quindi andiamo al fascicolo 36, Majin Go!
Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinger Z. Bene ragazzi, cominciamo le fasi di montaggio di questo fascicolo 36. Per prima cosa recuperiamo il pezzo 3501, che ovvero è la parte della mano che ci è stata data nell'ultimo fascicolo del pacco precedente, e lo andiamo ad applicare insieme al pezzo 3603, che è questo. Vedete? Come notate, a queste due colonnine che andranno diciamo assemblate in corrispondenza dei fori che troviamo qui sulla mano, quindi mano aperta qui verso l'alto, pezzo orientato in questo modo, e l'andiamo a far collimare così. Una volta portato in posizione, qui dentro ci sono i fori, chiaramente qua e qua, e li andremo a bloccare con due viti 3610, che sono quelle che ci sono state fornite con questo pacco, ovvero queste qua, e sono le uniche, quindi non abbiamo dubbi su come procedere. In questo caso operiamo sulla plastica, quindi non è necessario lubrificare, neanche il frenafiletti serve, perché la plastica fa già da frenafiletti di suo, quindi possiamo andare tranquillamente ad avvitare, sempre lentamente, perché vi ricordo che avvitare velocemente sulla plastica potrebbe far mangiare troppa plastica e comportare quindi il fatto che si possa in qualche modo spanare la parte. Andiamo ad applicare anche la seconda vite in posizione. Ecco qua, serrate completamente senza esagerare troppo nella stretta finale, perché non è comunque necessario, ragazzi. Ecco qua, in questo modo. Mettiamo da parte questo pezzo e andiamo a prendere il pezzo 3602 e 3606. Allora, prendiamo il pezzo 3602, eccolo qua, come vedete tende un pochino a salire come altezza, e il pezzo 3606, che invece è questo qui. Li andiamo ad applicare facendo inserire questi fori presenti sul pezzo grigio su questi piccoli pernetti che troviamo qui in basso del pezzo blu. In questo modo, semplicemente premendo. Dall'altra parte possiamo controllare che corrisponda bene l'orientamento delle parti. Ecco qua. E adesso ci andiamo a diciamo concentrare invece sul pezzo 3610, che è questo, sul pezzo 3607. Come possiamo vedere, il pezzo grigio è fatto con delle colonnine rialzate da un lato, mentre dall'altro no, mentre dall'altra parte è praticamente identico. Però noi dobbiamo tenere presente che dovremmo assemblarci questa parte qua, che presenta queste piccole colonnine azzurre. Quindi come fare? L'unico punto come diciamo è corretto montarle è posizionarle sulle colonnine più basse, quindi non su queste qui posteriori alte, ma su queste qua. Quindi tenendo il pezzo in questo modo e le punta delle dita in quest'altro modo, le andiamo a posizionare così, vedete? Deve spianare perfettamente da tutti i lati. Ho visto un ragazzo sul gruppo Facebook che invece ha fatto qualcosa del genere, adesso non ricordo bene, comunque ha cercato di assemblarle in un modo un po' anomalo, tipo questo, così, insomma gli venivano, che chiaramente non spianava nulla, ma è logico, se sbagliate l'orientamento non può spianare. Oppure se tante volte avete provato ad agganciarle per così, non so come vi possa essere magari venuto in mente di girare il pezzo, ma comunque è chiaro che in questo modo non vi aggancerà mai, ok? Quindi prestate sempre attenzione a guardare bene le parti prima di unirle tra loro. Una volta posizionato il pezzo, prendiamo le solite due viti 3610, anche in questo caso senza lubrificare, e andremo ad inserirle su questo foro e su quest'altro qua da questa parte.
ok? Quindi non quelli centrali, attenzione, ma questi qua sempre in alto, ok? Ora facciamo la stessa cosa su quest'altro foro qua. Ecco qua. Mi raccomando, non stringete eccessivamente perché rischiate solo di spaccare la plastica, eh. Una volta arrivati a fine corsa, stop. Ora recuperiamo il pezzo del palmo della mano, ok? Vediamo che qui all'interno ha queste due tacche interne, vedete? Questo spazio dove infilo io adesso l'unghia. Prenderemo questo pezzo qui, il 3608, lo orientiamo verso l'alto in questo modo, quindi così, e lo andiamo ad inserire proprio tra quelle due fessure, diciamo, chiamiamole così, ok? Notate che troviamo anche queste, diciamo, seguono il profilo di queste colonnine, ok? Quindi sarà facile controllare se il montaggio è corretto. Una volta fatto questo, recuperiamo la parte, diciamo, delle dita che avevamo preparato prima, ovvero questa qui, la parte 3602, la orientiamo in questo modo e andremo ad applicarla sopra in maniera tale da unire le parti. In pratica quello che dobbiamo ottenere è questo, ok? Una volta accoppiate le parti, prenderemo le due viti e le andremo ad usare in questi fori. Uno è questo, avviare sempre lentamente, e l'altro è questo foro qua. In questo modo terremo unite le due parti tra loro. Anche in questo caso portate a fine corsa senza stringere eccessivamente, ma controllate che gli spazi devono annullarsi, quindi deve essere perfettamente accoppiata, ok? Mettiamo da parte momentaneamente la mano, riprendiamo l'overpilder e ci andiamo ad inserire lo stabilizzatore verticale, che è questa pinna che ci è stata fornita con questo numero. Inseriamo prima da una parte e poi piano piano incastriamo spingendo, ecco qua, in questo modo. L'inserimento è molto semplice, non dovrebbe darvi nessun tipo di problematica. A questo punto non ci resta che innestare questa piccola griglia frontale che ci è stata fornita, rimuovendola dalla sua sprue con un taglierino da modellismo e inserendola sul frontale del pilder. Andiamo a rimuovere la sprue . Ecco qua. Il pezzo da ottenere è questo. Ora mettiamo un pochino di colla nella parte da incollare, ovvero io vi consiglio, più che farla qui, di metterla qui sopra la mascherina dell'overpilder, e poi lo inseriremo spingendo all'interno, facendo collimare questo piccolo perno che troviamo al centro, vedete? Ecco qua. Lasciate
all'aria qualche secondo la colla prima di applicare il pezzo, perché vi ricordo che questo tipo di colle sono all'incollaggio un po' lento, quindi non sono come le colle al ciano acrilato che attaccano subito. Vedete? Queste della Tamiya, ma anche altre colle di altre marche dello stesso genere, hanno un incollaggio che richiede un pochino più di tempo prima di aderire, quindi se lasciate prendere un po' d'aria al tutto prima di procedere all'incollaggio, sicuramente sarete facilitati nell'operazione. Poi applichiamo il pezzo e premiamo delicatamente fino ad ottenere questo, e credo proprio che il pilder a questo punto sia completo. Molto carino, molto bello, devo dire fa la sua porca figura. Ora ragazzi, riprendiamo in mano la testa del Mazinga Z, prendiamo la calamita che ci era stata fornita con il numero 35, se non ricordo male, eccola qua, e la andiamo ad inserire nel foro presente qui al centro, quasi al centro della testa, ovvero quello dove è impernata la vite. Ok, non so se si riesce ancora a vedere la vite, ma vi assicuro, eccola qua, vi assicuro che c'è. Andiamo a posizionarci dentro il magnete, ecco qua, andrà perfettamente in linea da solo. So che alcuni addirittura hanno provato a modificare, a limare, non so per quale motivo, cioè se il montaggio è corretto ragazzi deve andare, non ci sono cose da fare, ok? Quindi prima di mettervi a modificare, verificate 10 volte il montaggio se l'avete fatto correttamente, perché guardate che l'ascette prima di metterlo in commercio l'ha testato il prodotto, se ci fossero stati difetti così madornali li avrebbe evidenziati e corretti. Se voi avete trovato una parte difettosa basta richiederla in sostituzione e il problema viene risolto. Non serve mettere mano ad attrezzi per fare delle modifiche, perché altrimenti rischiate solo di rovinare il modello, di risolverlo in maniera grossolana il problema, invece va risolto nella maniera corretta, ok? Poi a questo punto possiamo fare una prova e inserirci dentro il pilder. Una volta inserito il magnete in questo modo, vi ho messo anche il tappo, attenzione, vedete, ha queste due righette, questo è l'orientamento con cui va inserito, perché ha delle due tacche lateralmente, se lo mettete al contrario potrebbe non spianare bene, quindi fate attenzione a questo. Andremo ad inserire dentro il pilder. Io non credo che il magnete serva a tenerlo attaccato in maniera da poter capovolgere la testa, perché secondo me non ha sufficiente forza, serve probabilmente solo per tenerlo fermo in quella posizione specifica. Come vedete qui si va a incastrare nella forma della testa, vedete qui c'è il sagomato per i motori, quindi verificate che quello corrisponda, e l'inserimento è questo. Chiaramente ragazzi rimane un po' sollevato e questo penso che non ci si possa far nulla, ok? Poi me lo studierò meglio, ma da quello che ho visto diciamo questo è il suo posizionamento. Bene, con questo si conclude la parte relativa a questo fascicolo 36. Passiamo direttamente al montaggio del fascicolo 37. Machine go! Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinger Z. Fascicolo 37, proseguiamo il montaggio della mano destra. Allora, prima cosa volevo farvi notare le differenze tra le viti. Questa volta troviamo 10 viti nere e 3 argentate. Le viti nere sembrano identiche tra loro, ma in realtà ragazzi hanno la testa diversa. Ora ve le mostrerò in dettaglio, sperando che la fotocamera riesca a inquadrare correttamente. Un tipo è con la testa più cicciotta, se vogliamo, mentre l'altro sempre nera ma ha la testa svasata, più piatta, vedete? Quindi attenzione a non confonderle. Queste con la testa piatta sono quelle che serviranno per unire l'anello sul polso, ovvero questo qua, quindi teniamo presente questo fattore qui e non ci sbaglieremo, ok? Bene, allora cominciamo con il montaggio.
Innanzitutto separiamo le parti dalla sprue, come di consueto, facciamolo sempre con un cutter da modellismo, in maniera da fare il taglio più preciso possibile. Queste chiaramente sono le parti che comporranno il pollice. Ecco qua, il resto che avanza si può tranquillamente gettare. Questa è la parte dorsale della mano che è protetta come sempre da una plastichina che possiamo rimuovere a questo punto. Togliamo anche queste altre parti qui dalla loro sprue. Ecco qua. Allora, per prima cosa andremo ad assemblare il pollice, quindi ci prepariamo tutte le parti, diciamo, del dito davanti, ok? E andiamo a cominciare. Allora, prendiamo per prima cosa questa parte qui, andiamo a fare una prova a secco perché poi ci sarà da mettere della colla, no? Però per provare proviamo prima a secco tutti gli innesti. Allora, questo è il 3707A, prendiamo il 3703, lo andiamo ad accoppiare in questo modo, ok? E vediamo che va. Poi ci va applicato il 3707B, che è questo, anche questo seguendo la forma ce lo posizioniamo sopra e vediamo che va. E concludiamo con il 3704, che è la punta del pollice, e anche questo seguendo sempre la forma andrà incollato in questo modo, ok? Ora applicheremo la colla tra una parte e l'altra in maniera da rendere l'accoppiaggio definitivo, quindi spostiamo queste altre parti che al momento non ci servono e prendiamo la colla. È importante stendere bene la colla soprattutto ai lati, perché è la parte dove farà più presa. Possiamo anche stenderla sopra, ma qui non avrà molta importanza perché non toccherà molto, mentre possiamo metterne una goccia qui al centro del foro perché c'è il perno che andrà all'interno. Aspettiamo, come consigliato prima, qualche secondo di tempo per dare modo al solvente di evaporare e poi possiamo, sempre seguendo la forma, che è eccola qui, andare ad inserire il pezzo in posizione. Teniamo spinto con le dita un po' di tempo fino al completo incollaggio. Mentre aspettiamo che incolli la parte sotto, possiamo iniziare a mettere la colla sul perno superiore qui, dove andrà agganciato l'altro pezzo, diciamo, di giuntura argentata. Cerchiamo di non mandarlo sopra la vernice che rimarrà visibile, perché questa colla può scolorirvi il pezzo, ragazzi, quindi prestate attenzione. Poi, seguendo sempre anche qui la forma, andiamo ad incastrare il pezzo, ecco qua. Anche qui lo teniamo in posizione con le dita fino a ottenere l'incollaggio. Ci vorrà qualche minuto, ragazzi, quindi dovete avere pazienza. Io veramente qui accorcerò i tempi nel video, ma più lo tenete meglio è. Ora andiamo a mettere un po' di colla anche sulla superficie di contatto del prossimo innesto. Come al solito facciamo prendere un po' d'aria. E poi andiamo ad inserire, sempre seguendo la forma del foro, vedete c'è una parte piatta come qui, andiamo ad inserire anche la punta del pollice. Cercheremo di tenerlo in posizione mentre la colla fa effetto,
ci vorrà qualche minuto ragazzi, quindi portate pazienza. Mentre il pollice si incolla, noi prendiamo la parte 3702A e 3702B, sono queste due che io già ho unito ma che adesso vi faccio vedere bene, eccole qua. Questa che vedete adesso è la 3702A, mentre questa è la 3702B, e le andiamo ad accoppiare tra loro seguendo la forma del loro profilo, quindi è molto facile, vedete? Ecco qua. Una volta accoppiata andiamo a mettere una vite che le terrà in posizione, ovvero una 03708, ovvero una vite nera con la testa cicciotta, però, ok? E la andiamo ad inserire in questo foro qui, non questo, quest'altro che è qui in fondo. Ecco qua. Verificate sempre l'accoppiaggio delle parti. Ora possiamo riprendere la parte della mano che avevamo assemblato in precedenza, ovvero questa, e andargli a unire, diciamo, la parte del pollice che abbiamo appena assemblato, interponendo prima questa parte qui argentata, che è la 3706. Allora, le accoppieremo seguendo il profilo, anche qui, guardate la forma, ok? Come vedete c'è il foro che segue il disegno di questa, diciamo, bombatura rialzata, e lo andiamo ad accoppiare sopra in maniera che spiani perfettamente. Una volta fatto questo possiamo unirle al mano, sempre seguendo la forma, ok? In questo modo, come vedete, l'accoppiaggio va da solo, basta seguire bene, diciamo, la forma del pollice, chiamiamolo così, ok? E ora andremo ad inserire, per tenerli in posizione, in questo foro interno, una vite sempre di tipo 3708, ovvero quelle a testa cicciotta che abbiamo imparato prima a riconoscere. Prima di serrare completamente verifichiamo l'allineamento delle parti e poi proseguiamo. In questo modo chiaramente questo pezzo tenderà a muoversi un po' mentre avvitate, quindi cercate di tenerlo il più stabile possibile. L'orientamento della vite è in diagonale rispetto al piano di lavoro, quindi attenzione che lavoreremo un po' per storto, quindi attenzione però che la vite deve andare giù dritta, quindi dovrà andare in questa direzione seguendo il disegno, diciamo, di questo specie di curva qua, ok? Quindi dovrà stare così la vite, attenzione a non forzarla per così o per così, Ora recuperiamo questa buccola di gomma e quel pezzo 3502, entrambi erano appunto nel fascicolo 35, e andiamo ad inserire la buccola all'interno del pezzo in plastica, in questo modo. Operazione semplice, l'abbiamo già fatta anche per l'altra mano, ok? Ora prendiamo la base della mano, diciamo abbastanza completa ormai, e la andiamo ad inserire dentro. Prestate attenzione che ci sono due alette, una più larga e una più piccola. L'inserimento va fatto con la tacchetta, l'aletta più piccola in direzione del palmo della mano, perché all'interno troveremo un alloggiamento predisposto. Vedete? Dov'è questa lettera R in pratica? Qui? L'aletta piccola va inserita lì, quindi prestate attenzione a quello. Ecco qua. Chiaramente il tutto si muoverà ancora, perché non abbiamo ancora chiuso la mano. Cosa che andremo a fare adesso, prendendo la parte del dorso che ci è stata fornita in questo fascicolo, eccola qua,
Anche in questo caso troveremo, vedete, l'alloggiamento per la tacca più larga, quindi prestando attenzione a farle inserire correttamente, magari tenendoci un pochino verticali con la mano, così non avrà modo di girare il pezzo, andremo ad accoppiare le parti tra loro. Controllate il centraggio guardandola da dietro, ovviamente. Ora andremo ad applicare le viti che terranno il pezzo in posizione, ovvero giriamo il palmo della mano, vedete? Ci sono questi due fori qui. Ci andiamo ad applicare le viti 3709, che sono quelle argentate, quindi non avremo difficoltà nel riconoscerle. Mettiamo anche la seconda vite. Ecco qua, in questo modo. E ora andremo a posizionare l'anello di giunzione del polso. Allora, l'anello ha dei fori, come vedete l'allineamento non è identico, quindi andrà prima provato per vedere la corrispondenza dei fori, ok? Quando vedete che collima bene potrete inserire le viti. Viti che vi ricordo questa volta sono quelle nere con la testa piatta, ovvero queste qui. Posizioniamole col sistema a croce in maniera tale da allineare meglio il pezzo, quindi le andiamo ad inserire tutte e quattro ai lati, ognuno opposto dell'altro, senza stringere eccessivamente, ma lasciandole leggermente lente. Una volta posizionate tutte e quattro le andiamo a stringere fino a fine corsa. Ecco qua. Come vedete non deve sporgere nulla. Ora andremo a completare l'assemblaggio della mano con le parti rimanenti. Recuperiamo questa parte, ok? E la andiamo a posizionare qui sopra, facendo corrispondere chiaramente bene le parti tra loro. Una volta fatto andiamo a prendere le viti nere con la testa diciamo più cicciotta e le andiamo ad inserire nei fori di giunzione, che sono questi che troviamo qui in alto sulle boccole qui grigie, ok? Quindi qui e qui, non questi centrali ma questi qui in alto. Quindi teniamo in posizione con le dita il pezzo. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte.
Ecco qua. Ora prendiamo questa copertura e andiamo ad inserire qua sopra. Cerchiamo di seguire, diciamo, la grandezza delle parti, no? Quindi proviamole bene per vedere come spianano prima di procedere alla pressione finale. Ok? Attenzione poi, perché se sbagliate verso chiaramente non collimeranno bene gli spazi. Vedete che già qui non va bene messo in questo modo, quindi attenzione, giriamolo nel verso corretto, che è questo. Ma prima di andare a applicarlo metteremo un po' di colla nei punti di contatto, ovvero qui dentro dove andranno a toccare i perni, e se volete anche in qualche altra parte dove vedete che tocca. Quindi fate una prova, date un'occhiata, mettete un po' di colla qui sulla superficie e poi andate ad applicare il tutto. E ora andiamo ad applicare sopra la parte. Chiaramente anche qui andrà tenuto in posizione per qualche minuto prima che l'incollaggio sia ottimale. Ora applicheremo un po' di colla qui sul bordo, prestare attenzione a non farla colare sopra la vernice, ne mettetene molto poca. Poi prendiamo il pollice, mettiamolo tutto qui intorno come abbiamo fatto nelle fasi precedenti, anche un po' su questo pernetto centrale. Aspettiamo qualche secondo e poi andiamo ad inserire il pezzo. Dovremo forzare un pochino per farlo entrare, ecco qua. Teniamo fermo il tutto per ottenere l'incollaggio. Chiaramente ci vorrà qualche minuto, quindi ci rivediamo fra un po'. Bene, con il montaggio della mano destra ultimato possiamo passare direttamente al fascicolo 38, Machine Go! Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinger Z. Bene ragazzi, fascicolo 38, come vedete avremo a che fare solo con un montaggio velocissimo. Abbiamo solo queste due parti, di cui questa non viene utilizzata al momento. Questa è la parte che prenderemo in considerazione, è un pezzo molto semplice. C'ha questo lato che io sento sul bordo un po' più arrotondato e una parte un po' più tagliente, ma non credo che abbia importanza anche se lo mettete girato al contrario. Comunque lo metterò con la parte tagliente rivolta verso l'alto e lo dovremo andare ad accoppiare con questa parte già assemblata della piastra toracica. In particolare qui vedete sono presenti dei fori tondi e dei fori più larghi rettangolari. Dovremo fare in modo da far corrisponderli ai fori presenti su questo pezzo, ovvero i fori questi più centrali corrisponderanno ai fori rettangolari presenti sulla piastra toracica, mentre questi più esterni corrisponderanno ai fori presenti ai lati. Ok? Allora, per farlo utilizzeremo le classiche vite a brugola che ci sono fornite. Questa volta le hanno già bagnate loro di frenafiletti, ma noi ce ne metteremo ancora un po', e utilizzeremo anche queste rondelle che andremo ad applicare insieme alla vite in questo modo, ok? In maniera da rendere meno soggetto ad allentarsi il pezzo. Allora, mettiamo la rondella su entrambe le viti, così ce le abbiamo già pronte. Eccole qua. Prendiamo il pezzo della piastra in questo modo e ci inseriamo questo nel verso che abbiamo detto. Le centriamo un pochino a occhio, ma al meglio che sia possibile. Una volta che i fori sono centrati, applichiamo un po' di frenafiletti qui sui fori laterali
dove andranno le viti, e poi inseriamo le viti a brugola complete delle loro rondelle. Ecco qua, le posizioniamo entrambe e poi le stringeremo. In questo modo stringiamo bene entrambe le viti in maniera da essere sicuri che siano perfettamente strette. Ecco qua, e poi possiamo andare a rimuovere l'eventuale surplus di frenafiletti che è fuoriuscito, ok? Questo più che altro per tenere il modello pulito, non per altro. Ecco qua. E con questo si conclude questo veloce montaggio del fascicolo 38. Passiamo direttamente al fascicolo 39. Machine Go! Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinger Z. Bene, il fascicolo 39 avremo a che fare con questa parte della piastra addominale. In questo caso abbiamo 4 colonnine e le solite viti a brugola già dotate di frenafiletti, ma che noi rinforzeremo con del frenafiletti liquido, e le solite rondelline da applicare sempre sulle viti. Allora, recupereremo dal fascicolo che abbiamo appena concluso, il 38, questa piastra che era rimasta inutilizzata e la orienteremo in questo modo, così come vedete, messa così con le alette rivolte verso l'alto. Cosa dovremo fare? Prenderemo queste colonnine che ci sono state fornite e le andremo ad applicare su questi fori, ovvero su questo, su questo laterale qui in fondo e su quest'altro laterale sempre qui in fondo. Andranno applicate in questo modo, ok? Avvitandole da qui sopra tramite l'apposita vite a brugola che abbiamo appena visto, ovvero questa qui, dotata già della sua rondella inserita in questo modo. Eccola qua, come vedete c'è già la rondella. Allora, cominciamo. Prendiamo la piastra, ci andiamo a mettere dentro subito la vite per posizionarla, se volete, ok? In maniera tale che ce l'avete già pronta, vedete? Poi prendiamo la colonnina, eccola qui. I lati dovrebbero essere identici, quindi ragazzi non è un problema da quale lato avvitarla, e ci andiamo ad applicare proprio dentro la colonnina un po' di frenafiletti. Ecco qua, una goccia è sufficiente, non serve tanto ragazzi. A questo punto, tenendo ferma la testa della vite con il dito, andiamo ad inserire dentro la colonnina e li iniziamo ad avvitare, portandola il più possibile avanti, ok? Quando vediamo che diventa troppo dura per avvitarla con le dita, prendiamo la chiave a brugola esagonale e procediamo al serraggio.
ovviamente tenderà un pochino a scivolare, però insomma cercheremo di tenerla al meglio che sia possibile. Si dovrebbe riuscire ad avvitare completamente, ok? Facciamo la stessa cosa anche sull'altro foro, quindi ci prepariamo come sempre la vite con la rondella, prendiamo un'altra colonnina, ci rimettiamo la goccia di frenafiletti sopra, mettiamo la vite completa di rondella dentro il foro, così, e poi da sotto iniziamo ad avvitare delicatamente la colonnina fino a quando riusciremo a farlo così. Poi prenderemo, come abbiamo fatto prima, la chiave a brugola e completeremo il serraggio. Ecco qua. Ora non ci resta che fare la stessa cosa con le altre due colonnine su questi fori qua e su quest'altro foro qua. Sempre l'altra goccia di frenafiletti. Inseriamo la vite completa di rondella qui sul foro e poi procediamo come abbiamo fatto prima, avvitando prima la colonnina da sotto fino a quando sarà possibile farlo così da sola con le dita e poi procedendo con la chiave. Mettiamo ora l'ultima colonnina rimasta, prendiamo la vite completa sempre di rondella e l'applichiamo sul foro rimasto libero, applichiamo la colonnina e poi terminiamo il serraggio sempre con la chiave. Ecco qua, questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Come vedete spianano perfettamente, quindi il serraggio è fatto bene. Ora prendiamo la piastra 3901 che ci sarà in questo fascicolo, che praticamente è la gemella di quella fornita nel fascicolo precedente che abbiamo applicato qui sopra, e andremo ad unire tutto questo gruppo insieme. Dovremo seguire lo stesso disegno, quindi useremo lo stesso orientamento delle piastre che abbiamo utilizzato sulla prima, ok? Quindi anche questa andrà orientata in questo modo, sempre con le alette verso l'alto. Dovremo applicarla sopra facendo corrispondere quindi le colonnine con i fori presenti qui, qui, qui e qui, in questo modo, ok? E poi da sotto andranno bloccate sempre con le viti di tipo a brugola complete della loro rondella e di un po' di frenafiletti, anche se loro già ce l'hanno, diciamo, di serie. Allora prendiamo, rovesciamo il tutto, così ci posizioniamo più comodi, ci mettiamo già in posizione con le colonnine, prepariamo le 4 viti mettendoci dentro le loro rondelle in maniera da trovarci già avvantaggiati nell'utilizzarle. Ricordo sempre che ve ne avanzerà una, sia una rondite che una rondella, quella perché vi viene data di scorta, tante volte ne venga persa qualcuna, ok? Quindi una delle 5 viti rimanenti rimarrà inutilizzata e la metterete da parte. Ora rimuoviamo momentaneamente la piastra, mettiamo 4 gocce di frenafiletti sulle colonnine. Ecco qui. Ora riandremo a posizionare sopra il pezzo, cercando di fare attenzione a far corrispondere i fori, e posizioneremo le prime 2 viti a mano.
cercando di centrare il foro ovviamente, una, e poi procedendo diciamo in diagonale cercheremo il foro dell'altra in maniera da centrare meglio il pezzo. Ok? Fatto ciò inizieremo a posizionare anche con la chiave una delle viti, così terremo la posizione meglio. Non stringiamo ancora completamente, le applicheremo prima tutte e 4 e poi serreremo completamente, però intanto le portiamo a fine corsa. Questo per evitare possibili disallineamenti negli altri fori rimanenti. Ora possiamo portare a fine corsa tutte e 4 le viti. Controlliamo di aver stretto completamente, non esagerate comunque con la forza per evitare comunque di spaccare, però dare una controllata. Lo facciamo anche dall'altra parte dove abbiamo stretto in precedenza, dall'altro lato quindi della piastra. Ed eccoci qua. Questo è il risultato che otterremo alla fine di questo fascicolo. Bene ragazzi, e con questo abbiamo terminato la sessione di montaggio che va dal fascicolo 36 al 39. Come vedete queste sono le parti che ci risultano già ormai complete. E questo Mazinga procede veramente bene, abbastanza speditamente. Incominciamo già a intravedere la sua forma. E nel prossimo fascicolo, che sarà appunto il 40, avremo già la possibilità di mettere un perno filettato che sarà praticamente la vera e propria spina dorsale del nostro Mazinga Z, che farà praticamente da supporto per tutto il resto dell'assemblaggio, perché consentirà di assemblare tra loro la parte superiore e la parte inferiore del modello. Bene ragazzi, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando lasciate un pollice in su se avete gradito il video e se vi piacciono gli aiuti e i consigli che vi do per procedere nel montaggio di questo modello. Vi ricordo come sempre di visitare la pagina Facebook dell'Andrew Riker Channel, vi ricordo anche di visitare i profili Instagram, Twitter e Telegram, trovate tutti i link in descrizione. Un salutone come sempre a tutti gli amici dei vari canali robotici e un salutone anche all'amico Giampo del canale Instagram il Mazinga Z Italia, che vi ricordo è una fonte continua di informazioni inerenti al nostro Mazinga Z e anche tutto quello che riguarda la panoramica dei robot nagayani e comunque dell'animazione giapponese, che quindi vi consiglio caldamente di seguire. Mi raccomando, iscrivetevi oppure seguite comunque solo per passione anche il nostro gruppo Facebook, dove troverete appunto tutti i consigli di montaggio e il supporto di tutti quelli che partecipano alla costruzione di questo modello, che sicuramente può risultarvi utile. Un saluto a tutti ragazzi e mi raccomando, continuate così alla grande con la costruzione del nostro grande, tra virgolette, Mazinger Z, Majin Go Palderon. Ciao a tutti!